Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Hermoso al 100% ha firmato per il Napoli, così scrive Sparnelli, che a suo tempo disse che Conte aveva già firmato per il Napoli. Ma ci arriviamo, parliamo di questo, parliamo di Osimhen, che ieri si dice abbia confidato ad alcuni amici di voler restare al Napoli, sarebbe felice di restare al Napoli, forse ha visto il cambio netto per quanto riguarda l'organigramma societario e la serietà che all'improvviso è arrivata, diciamo, tra spogliatoio, centro sportivo e quant'altro, e la situazione, buongiorno, collegandoci alla situazione serietà a Napoli, visite mediche tra giovedì e venerdì, ma buongiorno andrà in ritiro a Di Maro, anche se è stato della spedizione per gli europei e quindi molti degli europei sono in vacanza, ma buongiorno sarà a Di Maro. Ecco perché è cambiato qualcosina per quanto riguarda le decisioni sotto questi punti di vista, e ci rapportiamo un attimo a situazioni passate, nemmeno tanto passate, di questa stagione in corso, perché essere un allenatore è diverso da fare l'allenatore. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Partiamo da Hermoso. Ieri, mentre guardavo la partita Spagna-Francia, nei commenti sotto all'ultimo video caricato, Azzurro sempre scrive Hermoso ha firmato per il Napoli. E allora, rispondendo tra i commenti e confrontandoci lì, io scrivo: ma veramente? Vado a ricercare, andiamo ovviamente a vedere. Sparnelli ha dato la notizia ieri mattina. Ciro Venerato dice Hermoso vuole il Napoli, vuole essere allenato da Conte, e le notizie che escono oggi è che mancano solo accordi per un eventuale bonus alla firma e alcune commissioni. Dico io, caro Napoli, visto che ad oggi le casse lo permettono e Hermoso completerebbe un reparto difensivo, non voglio dire da Champions League perché non la giochiamo, ma guardando poi al futuro, il Napoli avrebbe già una difesa per poter dire la sua in un eventuale girone o campionato, perché quest'anno la Champions cambia formula, campionato Champions. Quindi facciamolo questo colpo anche in vista dell'anno prossimo, senza perderci d'animo. Poi speriamo che vada in porto e i cavilli tra commissioni e bonus alla firma possono essere superati. Detto questo, ieri c'è stato il primo giorno, ovviamente, l'incontro a Castelvolturno tra staff, squadra, per chi c'è, perché alcuni sono ancora fuori per vacanza, e si legge che sarebbe felice di restare a Napoli. Osimhen ovviamente ha fiutato il progetto sano, netto e chiaro che ha il Napoli, avendo ingaggiato ovviamente Conte e staff, e quindi ritorna un attimo sulla decisione presa, perché la decisione del contratto, della clausola, dell'andar via e dei 10 milioni comunque è stata presa, credo, dal calciatore e dal procuratore stesso, perché volevano andare in un club blasonato, tra virgolette, e invece, visto che il Napoli sta mettendo le basi per diventare un punto d'arrivo e non una meta di passaggio, come disse Conte in conferenza stampa, ecco che si può ritornare sulle scelte. Ma sarà fattibile? È fattibile? Non lo so, perché le ultime su Lukaku sono incoraggianti per quanto riguarda il venire a Napoli, e quindi molto probabilmente si troverà la sistemazione per Osimhen e arriverà Lukaku. Poi non voglio rientrare sempre sulla stessa situazione, ma Lukaku è meglio Osimhen. La situazione è questa. Quindi se il Napoli è già avanti nelle chiacchiere in un'eventuale trattativa, così come lo è con Hermoso, la stessa cosa con Lukaku, diventa difficile poi
tenere Osimhen a Napoli, anche per quanto riguarda l'ingaggio dei due. Non è che Osimhen a 10, Lukaku ne piglia 8. Sicuramente non sarà una cosa fattibile, quindi o uno o l'altro. Io mi auguro che il Napoli riesca a trovare la soluzione e tenere il nigeriano, che a questo punto ha già fame, ha sempre avuto fame per quanto calcisticamente parlando, e quindi è già un valore aggiunto. Conte secondo me non si strapperebbe assolutamente i capelli, scusatemi, non è una battuta ma è un modo di dire, assolutamente non si strapperebbe i capelli tenendo il nigeriano a Napoli, perché potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto. Non è che non puoi adattarlo al tuo gioco, anche perché calciatore esplosivo, veloce, rapido, colpi di testa, in area di rigore è sempre lì sul pezzo e diciamo pronto a buttarla dentro. Però vedremo come andrà a finire, perché a quanto si legge la girandola dei numeri 9 comincerà a breve e Lukaku è avanti per quanto riguarda chiacchiere e trattativa con il Napoli. Detto ciò, passiamo alla situazione Buongiorno, che è la cosa che diciamo volevo condividere con voi più delle altre due, ovviamente notizie di mercato importantissime da condividere, ma Buongiorno farà le visite mediche tra domani e venerdì. Ma non è questo il punto. Buongiorno è partito per l'Europeo, quindi sulla carta, tra virgolette, potevi andare in vacanza e rientrare a Castel di Sangro. A quanto si legge, Buongiorno potrebbe arrivare a Di Maro in ritiro. Dettami credo dell'allenatore, dettami credo di uno che è un allenatore e non fa l'allenatore. È un manager, quello che non voleva il Milan, perché il Milan non aveva bisogno di un manager, e quindi credo che sia partita ovviamente da Conte la situazione che Buongiorno deve andare a Di Maro quanto prima, perché bisogna lavorare ed essere seri, perciò che ovviamente la società stanzia, paga stipendi e quant'altro, onorare il lavoro e il tuo datore di lavoro poi da un certo punto di vista. Quindi vedremo poi se e quando si aggregherà al gruppo Buongiorno, situazione che mi porta un attimo indietro e mi lascia pensare, o meglio mi fa incazzare anche un tantino, perché noi l'abbiamo detto sul canale tempo fa, quando il Napoli perdeva le partite in un sabato qualunque del campionato o una domenica, non importava il giorno dopo era sempre una giornata di festa, il giorno dopo era sempre un giorno libero. Talvolta si giocava di sabato, si faceva una bruttissima figura, si perdeva domenica e lunedì addirittura liberi, senza defaticare, senza tornare sul pezzo subito, senza redarguire chi si doveva e limare tutto ciò che non era andato nella partita appunto giocata. Ecco perché essere un allenatore e fare solo l'allenatore sono due cose completamente diverse. Io non smetterò mai di dirlo, perché altrimenti nella stessa situazione che stiamo vivendo oggi, mettiamo che c'era un altro Pinco Pallino sulla panchina del Napoli, avevi preso un altro allenatore, Buongiorno si andava a fare le vacanze e si aggregava al gruppo a Castel di Sangro, o al limite a 3-4 giorni prima dell'inizio della partita di Coppa Italia, appunto, che dobbiamo giocare il 10. Ecco perché serve serietà nell'organigramma societario, servono le figure giuste. Quest'anno ci sono e ci auguriamo che ci saranno sempre e quanto più a lungo possibile. Ovviamente non sono uno che pensa Conte sarà l'allenatore del Napoli per i prossimi 200 anni, assolutamente no, però visto ciò che hai fatto quest'anno e visto come stai agendo, senza tra virgolette intoppi e con la regolarità giusta, anche quando perderai qualche pezzo, devi assolutamente intervenire tenendo l'asticella della competenza sempre alta, altrimenti
incappiamo in stagioni come quella che abbiamo vissuto, tesserando poi personaggi con forse poco carisma o forse diciamo poca dedizione al lavoro o giusto il minimo sindacale al lavoro, quando il calcio è fatto di personaggi, uomini, calciatori e dirigenti che non ci dormono la notte e più non ci dormono la notte più raggiungono gli obiettivi, perché devi stare continuamente sul pezzo, e noi siamo contenti e fieri di avere ad oggi una società sana per quanto riguarda queste decisioni e il calciomercato da gestire. È un piacere, e il nostro fegato, i nostri fegati ringraziano assolutamente. Io ringrazio tutta la community ovviamente sul canale. Ci appunto confrontiamo nella sezione qui sotto dei commenti. Non mancate, iscrivetevi al canale se volete. Sempre Forza Napoli. Ciao.